Ciao a tutti, stavo continuando a lavorare sul kit Parker che mi ha inviato Bottega Chitarra. Sono abbastanza a buon punto, dovrebbe vedere la luce fra pochi giorni. Ecco, stavo sagomando la paletta, cercando di ricreare la paletta della Parker, quando segando appunto il legno mi è partito il capotasto. Nulla di grave, lo sistemo in pochissimo tempo, non è un problema. Ecco, più che altro la cosa mi ha fatto riflettere un attimo sul fatto che non mi sono mai documentato, non ho mai approfondito questa cosa del capotasto, e questo video sarà breve, ma voglio condividere con voi quello che ho letto su internet. Allora, i capotasti sono fatti in vari materiali, c'è l'osso, c'è la plastica ABS, c'è il metallo, ottone o acciaio, c'è il Tusk, che è una fusione di polimeri ad altissima temperatura, e poi c'è la grafite, l'avorio. Ecco, l'osso e l'avorio sono molto simili. Una cosa che non sapevo è che il capotasto che ha il rapporto, diciamo, qualità-prestazioni migliori è l'osso, perché è molto resistente, è praticamente indistruttibile, nel senso che dura anni e anni senza consumarsi, ha una caratteristica di scivolosità molto elevata ed è consigliato anche sulle chitarre che hanno un ponte tremolo, non un ponte Floyd Rose, che quelle hanno un capotasto apposta per loro. Per cui l'osso è senz'altro da preferire. Io avrei detto che era il Tusk, perché il Tusk, anch'esso, subito dopo l'osso, è forse il migliore dei capotasti, perché anch'esso è molto scivoloso, mantiene bene il tono delle note, delle corde, e con chitarre che hanno un tremolo vanno molto bene. Ecco, per cui osso e Tusk. Tusk, sapete, comunque è una cosa che appartiene a Graphtec, che è questa grande azienda che produce capotasti ma anche altri accessori per chitarra elettrica e anche acustica. Ecco, scusate, ma sono raffreddato e ogni tanto mi viene il raspino in gola, noi diciamo noi veneti, raspeghin. Ecco, e tiro anche un po' su col naso. Ecco, mentre il capotasto in plastica, ecco, le Porre Smith ad esempio fatte in Indonesia, le SE, hanno praticamente tutto il capotasto in plastica, e sono degli ottimi capotasti. Io ne ho avute un paio e devo dire il capotasto era tagliato benissimo, e avevo la Custom 24 col tremolo, andava da Dio, nessun problema. Per cui quello che io dico è il capotasto, diciamo, a livello sonoro cambia veramente poco della chitarra, a meno che non mettiate un capotasto in ottone o in acciaio. L'ottone dà qualcosa in più alle corde, mantiene la nota, la mantiene identica, uguale, insomma non cambia nulla, per cui forse l'ottone è l'unico che dà qualcosa in più alla chitarra, mentre, come dicevo, l'osso, la grafite, la plastica, insomma c'è veramente pochissima differenza, diciamo, a livello timbrico e sonoro fra questi capotasti. Per cui questo non lo dico io, mi sono sempre documentato su internet. Poi non chiedetemi le origini della mia documentazione, perché le ho già perse, ma al limite posso anche recuperarle, non è un problema. Per cui dicevo, la cosa che cambia fra questi capotasti è la tenuta della cordatura, nel senso, l'osso va benissimo perché appunto la sua scorrevolezza, diciamo, aiuta le corde a non incastrarsi, a mantenere questa accordatura, per cui abbinare, non so, un capotasto in osso con delle meccaniche autobloccanti è una cosa veramente buona, nel senso che l'accordatura molto difficilmente
andrà a farsi benedire, poi anche con meccaniche di non altissimo valore, per cui diciamo Tusk e Osso in questo senso vanno benissimo, e infatti sono presenti anche in chitarre di fascia medio-bassa, chitarre da 200-300 euro. Hanno soprattutto, non so, le Harley Benton, ma anche le Stag che ho provato, che costa sia la Strato che Les Paul costavano poco più di 200-300 euro, e hanno il capotasto in osso, e questa è una bella cosa. Una volta anche le mitiche Gibson degli anni 60 che avevano quel suono inarrivabile, insomma avevano il capotasto in plastica, ecco, per cui non è che il suono sia influenzato più di tanto. Io direi andiamo al 3%, 4%, non lo so, mi sembra quella comunque la giusta logica, perché il capotasto per me la sua utilità è proprio quella di mantenere la cordatura. Chiaramente il capotasto deve essere tagliato bene. Questo in osso che mi è arrivato non è tagliato assolutamente bene, e dovrò fare un lavoro di cesello per tagliarlo bene, ma magari mi farò aiutare dall'amico moientale se ha tempo, perché quello non ha mai tempo. Ecco, per cui ecco, questa era la cosa che volevo dirvi. Questo video sarà breve, ma è importante anche sentire la vostra opinione. Non ditemi che per voi il capotasto è il punto fondamentale della chitarra. Cioè, non ha senso che diciate così, non è vero. Il capotasto è importante, è un accessorio importante, come dicevo, per la cordatura al 90%, per il suono al 3%, 4%. Ecco, questo è il mio pensiero, e adesso scatenate l'inferno. Scherzo. Comunque dai, ecco, questo video è stato un po' estemporaneo, mi è venuto in mente così, l'ho fatto veloce. A fine video vi chiedo se è la prima volta e non siete iscritti, oppure se siete già stati iscritti, vi siete disiscritti e poi vi siete iscritti di nuovo, poi vi siete disiscritti, e poi insomma datevi una mossa, iscrivetevi, datemi una mano e andiamo avanti e ripartiamo con questa nuova stagione a settembre inoltrato. Fra l'altro anche questa nuova pedaliera che mi è arrivata, devo farci una bella recensione. Ci vediamo molto presto, ciao a tutti.